di aprire questa giornata di lavori, grazie anche alla presenza dell'ultima opera che si chiama Ruedas dell'Alma in Biennale. Questo mio progetto tutoriale parla di echi interiori. Gli echi interiori che sono il mio viaggio per l'esplorazione dell'identità umana, nella sua vulnerabilità e nella percezione di ciò che è il nostro sentire verso se stessi e verso il mondo che ci circonda. La realtà è sempre una realtà soggettiva e quindi io vi posso raccontare qual è il mio modo di percepire la realtà. Nell'ultima evoluzione ho esplorato vari materiali e sono arrivata all'ultima fase, che è quella di dipingere nel vetro, perché le ultime mie opere utilizzano un materiale totalmente trasparente, che può essere plexiglass, vetro o comunque questo materiale evanescente, quindi ogni tratto ha una valenza temporanea perché ogni tratto viene poi percepito dagli fruitori in maniera soggettiva e soprattutto senza l'utilizzo di mezzi che possono interporre. Utilizzo il bianco è un segno distintivo. Il bianco è uno degli strumenti che ho trovato per esprimermi e per esprimere questa ricerca interiore che porto a voi grazie ad una carezza gentile perché spesso e volentieri trattiamo di temi importanti, parliamo di argomenti scomodi e quindi il bianco ci dà l'opportunità di trattarli non come un urlo, ma come un suggerimento sottovoce. La filosofia che sta dietro la mia ricerca è appunto la filosofia della fenomenologia della percezione, di tutto ciò che può fare l'arte, che fa tutti i giorni per me, che è una terapia non solo di introspezione, ma proprio di ricerca che io ho cercato di utilizzare attraverso gli strumenti anche delle neuroscienze, dell'arteterapia, per avere quindi poi un oggetto, un prodotto da condividere con voi che abbia delle fonti e delle ricerche solide. Il metodo di lavoro che utilizzo appunto è la ricerca, una grande ricerca, e comincio con il raccontarvi l'opera in Biennale per raccontarvi da dove parte la ricerca. La prima opera che mi presento l'avete visto prima, è una grande impronta, la mia che ho condiviso con le donne guatemalteche che grazie a questa pratica del torteare per tutta la giornata queste tortillas di mais nutrono non solo i corpi ma anche l'anima e gli spiriti delle persone della comunità. Quindi in questa condivisione ho voluto appunto celebrare questo eroismo umile di queste donne che nonostante rinuncino alla propria identità ne vanno fiere perché in realtà loro non sono individui a sé stanti, ma sono individui grazie alla comunità nella quale vivono. Quest'opera è appunto un ponte empatico tra la testimonianza di queste donne e l'esistenza vibrante di un'unità appunto loro nella loro comunità e con tutti noi. L'opera successiva
diapositiva che vi vorrei presentare si chiama Now Here. Now Here in realtà ha una doppia valenza, possiamo leggerlo come un da nessuna parte e in nessun luogo, oppure ovunque, adesso. Now Here, noi siamo qui adesso. In quest'opera, anch'essa con tratti grafici e acrilici su plexiglass, presenta la dicotomia tra assenza e presenza, tra controlli e armature. La mano che la sorregge invita appunto a lasciare la tensione del futuro per accogliere l'ora, l'adesso, il qui e ora, in una sospensione trasparente dove la felicità emerge come consapevolezza. La terza opera, The Living Self, è un autoritratto appunto che affronta le mie varie identità di oggi. Io sono Tallo, sono un'artista, una mamma, una manager, una figlia. Io sono tutte queste donne. E infatti è proprio la presentazione appunto di un'identità poliedrica che ognuno di noi ha. Grazie ai principi appunto della Gestalt, a cui mi sono ispirata, e appunto alla percezione della nostra realtà. Abbiamo poi The Living Self, che è un manufatto in realtà bifacciale, anche su plexiglass e vetro e specchio, dove nella parte frontale si vede appunto una frase: io sono ciò che ho vissuto. Dietro invece ci sono tutte le fotografie di tutta la mia vita, di tutte le mie esperienze, delle persone che la abitano. L'ultima opera è You Can Please Everyone. Non piacerai a tutti, no, non sarà possibile piacere a tutti, ma quest'opera immersiva ci introduce il tema della vulnerabilità espositiva e delle molteplicità degli sguardi, preparando poi il visitatore a entrare in uno spazio di accoglienza. Tante opere che avete visto non sono in nero, non sono in bianco, perché sono bozzetti, quindi la versione definitiva ovviamente avrà il bianco come bello che la ricopre. Io vi ringrazio moltissimo.